Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi insieme realizziamo questa borsa a scacchi. La borsa misura un'altezza di 24 cm per una larghezza di 23 cm. Ha una lunghezza di manici di circa 30 cm. Per questa lavorazione io uso il cordino Swan Rowan, è un cordino molto sottile che lavoro con l'uncinetto 2,5, ma potete lavorare questa borsa con qualsiasi filato. Per realizzare la borsa in diverse misure basterà semplicemente aumentare le catenelle di 5 punti, quindi i 5 punti dovranno essere di 5 maglie basse, quindi io metto 101 catenelle, una è per girare, quindi significa che voi metterete 100 catenelle più 5 più la catenella per girare. In questa maniera qui semplicemente andrete sempre ad aumentare di più la vostra borsa. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farvi vedere i vostri lavori. Inizio il mio tutorial mettendo su 101 catenelle che in centimetri corrispondono a 47 centimetri. Adesso io, guardate, sono 101 catenelle, quindi io che cosa ho fatto? Ho fatto un multiplo di 5, quindi arrivo a 100, più una catenella per girare. Semplicemente adesso vedete in ogni punto io lavoro una maglia bassa, lavoro con uncinetto 2,5 e lo Swan Rowan, quindi il mio filato vedete è più sottile. Ovviamente se lavorate con lo Swan Black o Swan o qualsiasi altro cordino per borse che sia più spesso, la borsa verrà più grande, quindi potete lavorare con qualsiasi filato. E andiamo a completare, vedete, tutta la riga di maglie basse, ne avremo 100 maglie basse sulla nostra riga. Una volta vedete che ho terminato la mia riga di maglie basse, sulla riga ho circa 45 cm di lavorazione e 100 maglie basse. Adesso semplicemente guardate una catenella, giriamo il nostro lavoro e semplicemente in ogni maglia bassa, prendendo entrambe le asole, lavoriamo una maglia bassa. Quindi entriamo all'interno, carichiamo il filo, abbiamo 2 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E dobbiamo andare a lavorare sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa e avremo sulla nostra riga un totale sempre di 100 maglie basse anche per la seconda riga. Completata la seconda riga di maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo qui ho la catenella. Nella prima maglia bassa prendo entrambe le asole, 2 fili sull'uncinetto e maglia bassa e di nuovo un'altra riga di maglie basse. Lavoro sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa fino a completare la riga. Una volta che abbiamo completato la terza riga, una catenella e iniziamo da capo per lavorare la quarta, sempre alla stessa maniera, una catenella, entro all'interno e lavoro una maglia bassa in ogni punto e completo sempre la riga fino ad arrivare a 100 maglie basse. Completata la mia quarta riga di maglie basse, una catenella, giro il lavoro e adesso lavorerò l'ultima riga di maglie basse della lavorazione, una catenella, di nuovo entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Quindi completate l'intera riga. Una volta vedete che ho terminato le mie 5 righe di maglie basse, avrò uno spessore di 2,5 cm e una lunghezza di 45 cm. Ovviamente anche se state lavorando con un altro filato e quindi il lavoro magari risulta più grande, non vi preoccupate, semplicemente la lavorazione verrà più grande. A questo punto vedete noi dobbiamo lavorare
un totale di 20 strisce. Io lavorerò 10 strisce lasciandole, vedete, completamente aperte, quindi a questo punto andate a tagliare il filo in questa maniera, vedete, lo tagliate e poi ovviamente andiamo a nascondere il filo, ok? Quindi 10 strisce le ho fatte di un colore e altre 10 le ho fatte di un altro colore. Ovviamente potete farle anche dello stesso colore, l'importante è che 10 strisce devono essere, vedete, chiuse ad anello, come adesso vi faccio vedere. Le misure saranno identiche sia di un colore che dell'altro, solo che 10 le lasciamo aperte in questa maniera qui, quindi come abbiamo lavorato, vedete, semplicemente tagliate il filo, lo tirate, lo nascondete. Le altre 10 invece le andiamo a chiudere in questa maniera qui ad anello. La parte dritta, vedete, è questa, come potete vedere. Io che cosa faccio? Metto dritto contro dritto e sul rovescio vado a cucire, vado da questo lato qua, entro nella prima, vedete, maglia bassa con il mio uncinetto e carico il filo frontale, quindi non ho tagliato ancora il filo, e tiro in questa maniera qui. Adesso ne abbiamo, vedete, 1 2 3 e 4 righe da lavorare, perché la prima siamo entrate con l'uncinetto. Io entro nel primo e nel secondo, vedete, nella seconda riga, e chiudo a maglia bassissima, entro nell'altro spazio e di fronte uguale e chiudo a maglia bassissima, entro nel prossimo e chiudo a maglia bassissima ed entro, vedete, nell'ultimo spazio e chiudo sempre a maglia bassissima. Adesso tagliamo il nostro filo e faccio in questa maniera qui. Entro, guardate, da questo lato, che è l'ultimo punto e l'ultimo qua, e tiro il filo. Ed ecco qui, faccio un nodino. Ne faccio un altro e adesso tagliamo le codine e sempre con l'accendino andiamo a saldare. E così, vedete, abbiamo chiuso la nostra striscia, perché questa parte andrà ovviamente all'interno della lavorazione e questo sarà il nostro dritto. E abbiamo un totale, vedete, dobbiamo lavorare un totale di 10 strisce chiuse in questa maniera e 10, vi ripeto, aperte, quindi 10 non le andiamo a chiudere, semplicemente poi andiamo a nascondere ovviamente le codine sia dell'uno che dell'altro. In questo caso le chiudete come vi ho fatto vedere. E adesso andiamo chiaramente a comporre la borsa. Adesso per la lavorazione noi dobbiamo avere, vedete, le maglie basse sul lato superiore, quindi mettete in questa maniera la vostra striscia chiusa e prenderemo le strisce avendo sempre le maglie basse, vedete, sulla nostra destra. Io semplicemente entro in questa maniera qui, vedete, inizio a posizionare le mie strisce così, entro nella prima maglia bassa, vedete, dove ho effettuato la cucitura, così, e prendo la prima riga, in questo caso delle maglie basse, qui entro e poi carico ovviamente il filo con uno dei fili dei due colori, andate a decidere voi quale preferite. Faccio una catenella, entro nello stesso punto, vedete, sia sul davanti che di fronte, e lavoro una maglia bassa. Entro nella maglia bassa successiva ed entro nella seconda riga, entro nella terza maglia bassa in questa maniera qui ed entro nella terza riga corrispondente della striscia retro, entro nella quarta e infine nella quinta. Ed ecco qui che abbiamo cucito, vedete, una delle strisce. Adesso andiamo a prendere un'altra striscia, sempre con le maglie basse, vedete, sul lato destro, ok?
e la posizioniamo in questa maniera qui. Io devo entrare in questa, vedete? Quindi entro prima in una riga corrispondente e poi in quella dietro, e lavoro ovviamente sul davanti, perché le strisce saranno sempre alternate, una dietro e una davanti. Entro nella seconda e quindi nella seconda maglia bassa, poi entro 3, 4 e 5, quindi contate anche per rendervi conto, nella terza, poi entro nella quarta e devo entrare, vedete, nella quinta. Ok, io entro in modo che vado proprio al margine della striscia e poi dietro, ed ecco qui. Adesso ovviamente qui ho la striscia sul davanti, devo entrare nella prossima maglia bassa e metterò la striscia dietro. Vado sempre, vedete, a mettere con le maglie basse nei lati qui, quindi prendo sempre, vedete, la prima riga così in corrispondenza delle maglie basse laterali e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda maglia bassa e poi dietro, vedete, nella seconda riga corrispondente, nella terza riga corrispondente, che è anche la mia maglia bassa, quarta maglia bassa e quarta riga, vedete, corrispondente dietro, e poi infine nella quinta e anche dietro uguale. Ecco qui, guardate. Adesso prendiamo l'altra striscia, sempre maglie basse, vedete, a destra, e questa andrà cucita ovviamente sulla parte davanti, quindi entro prima, qui ho la riga, vedete, corrispondente, e poi entro ovviamente nella maglia bassa dietro, così lavoro la prima maglia bassa, entro 2, 3, 4 e 5, vi contatele per non sbagliare, entro nella seconda sia sul davanti che sul dietro, entro nella terza uguale, nella quarta e poi vedete nella quinta. Ed ecco qui. Quindi adesso non dovete fare altro che andare a proseguire e cucire un totale 10 strisce. Ovviamente queste 10 strisce copriranno solo la metà della nostra striscia d'appoggio. A questo punto, vedete, io ho cucito tutte e 10 le strisce e ho chiaramente sulla mia riga 50 maglie basse. Adesso noi non stacchiamo il filo, vedete, semplicemente io ho messo un marcapunti. Prendiamo sempre le strisce avendo la cucitura sulla destra e adesso dobbiamo andare a infilare le nostre strisce. Se questa striscia, vedete, sta sulla parte praticamente interna, significa che dovrà poi salire in questa maniera all'interno di questa striscia. Questa sta sul davanti, quindi andrà sotto. Questa, vedete, che sta sul dietro, dovrà andare sul davanti in questa maniera qui. Questa è sul davanti, questa sul dietro, quindi significa che quella seguente dovrà andare sul davanti. E così, vedete, andiamo a formare proprio una scacchiera. Deve essere così ovviamente per tutta la riga e questa andrà all'interno. In questa maniera. Questa va sopra e questa ovviamente andrà all'interno. Questa sopra e questa all'interno. Questa è andata all'interno, questa andrà sopra,
questa ovviamente andrà all'interno. Tirate un pochino, vedete, la striscia, poi dopo verrà fermato ovviamente quando andrà all'interno. Questa è andata all'interno, questa va sopra e questa qui ovviamente andrà all'interno, l'ultima. E quindi abbiamo infilato, vedete, una prima striscia. Adesso prendiamo un'altra striscia, sempre uguale, vedete, io ho la cucitura sulla destra. Adesso ovviamente se questa va sopra, questa andrà all'interno così. Questa, vedete, andrà sopra. Questa andrà all'interno. Dove abbiamo, vedete, magari al margine, dove abbiamo, vedete, quella che va così sopra, possiamo mettere delle pinze per bloccare, così dopo ci sarà ovviamente più facile andare a posizionare, ok? Potete fare questo tipo di operazione così. Io adesso ovviamente vado a continuare fino a riempire per 10 righe di lunghezza. Una volta vedete che ho completato le 10 strisce, ho questa lavorazione. Adesso, anche se vi sembra che girando la lavorazione, vedete che noi adesso dobbiamo andare praticamente a infilare le restanti strisce all'interno e potrebbe sembrare che sono più corte, non vi preoccupate perché la lavorazione è proprio così, poi man mano le stendiamo, ok? Adesso iniziamo praticamente da dietro a infilare le strisce. Guardate, io adesso qui ce l'ho interna, vedete, ho infilato internamente, quindi significa che la faccio passare sopra, poi la faccio passare all'interno, poi sopra, all'interno, sopra, all'interno, tirate un poco, sopra, all'interno e sopra, e ci andiamo ad agganciare, guardate, proprio a fianco all'altra striscia cucita e mettiamo ovviamente una pinza così. Adesso la seconda noi l'abbiamo sopra, vedete, quindi la facciamo passare all'interno in questa maniera qui, sopra, all'interno, sopra, all'interno, sopra, all'interno e sopra, vedete, giusto a fianco così, e mettiamo una pinza e vado chiaramente a proseguire. Arriviamo, guardate, nell'ultima riga, che è quella ovviamente un pochino più antipatica da infilare. Qui sto sopra, quindi infilo all'interno, poi vedete sopra e in quello dopo all'interno, sopra e qui all'interno. Questo sopra, all'interno, sopra e all'interno.
Facendo in questa maniera, guardate, le abbiamo tutte alternate e ovviamente andiamo a mettere la nostra pinza qui. Ed ecco qui che abbiamo completato la nostra borsa a scacchi. Adesso ovviamente andiamo a cucire sopra. Adesso vedete dove avevamo il marcapunti, lo togliamo e mettiamo il nostro uncinetto. Togliamo ovviamente la pinza e dobbiamo andare a cucire. Tenete sempre presente che avete 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi entriamo in quello dopo e nel primo carichiamo e andiamo a cucire la prima maglia bassa. Entriamo nel secondo e anche dietro, sempre nella seconda. Poi nel terzo punto e nella terza riga della striscia dietro. Quarto. E infine vedete la quinta maglia bassa e prendiamo anche questo dietro e ovviamente anche di qua. Poi abbiamo, vedete, l'abbiamo sopra, quindi entriamo nella prima riga qui nella maglia bassa che non è lavorata, non vi confondete ovviamente, quindi una nella seconda, nella terza, quarta e quinta che è l'ultima. Ed ecco, vedete man mano come viene cucito. Ovviamente adesso dovete andare a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato a cucire le strisce. E quindi vedete io sono arrivata, qui ho iniziato a cucire le strisce, qui ho l'ultimo punto, entro qui all'interno, lavoro una maglia bassa e qui metto un marcapunti. A questo punto abbiamo una borsa che ha una larghezza di 23 cm e un'altezza di 23 cm, quindi abbiamo un quadrato. Prima di proseguire con la cucitura sul bordo andiamo a realizzare 2 manici. Io realizzo 6 catenelle, in ogni punto vedete entro retro e lavoro una maglia bassa. Devo avere un totale di 5 maglie basse. Entriamo, vedete, all'interno del nodino e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Questa, vedete, la catenella, dietro si forma questo nodino e noi entriamo all'interno, vedete, del nodino. E qui lavoro l'ultima. Avrò un totale di 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro e semplicemente, vedete, in ogni maglia bassa prendo entrambe le asole, lavoro una maglia bassa. E avrò sempre su ogni riga 5 maglie basse. Arrivo nell'ultimo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni punto. Io adesso vado a proseguire per un totale di 70 righe. Quindi adesso vedete, qui ho messo il marcapunti, ho lavorato la prima maglia bassa, ne lavoro giusto 15, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14 e 15. Adesso prendiamo il manico e su dei due lati iniziamo a cucire. Abbiamo anche qui 5 maglie basse, quindi entro, vedete, nella prima maglia bassa e poi vado in una maglia bassa della lavorazione e ovviamente esco da quest'altra parte e maglia bassa, entro nella seconda maglia bassa, vedete, del manico e nella seconda della borsa, poi entro nella terza maglia bassa. I punti giustamente sono più stretti rispetto, e qui di fronte di nuovo entro nel quarto punto della borsa anche e l'ultimo. Ed ecco qui. Adesso lavoriamo altre 15 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e poi andiamo a cucire l'altra parte del manico. Ovviamente mettete il manico in maniera, vedete, distendetelo bene, non sbagliate. Entriamo nel primo punto e nel primo di qua e una maglia bassa. Entriamo nel secondo e di fronte, nel terzo e di fronte, quarto e di fronte e quinto e di fronte. Ed ecco qui, vedete come abbiamo cucito il nostro manico. Adesso lavoriamo le ultime 15 maglie basse, quindi lavorate 15 maglie basse. Una volta che ho lavorato, vedete, le mie 15 maglie basse, adesso dovrò lavorare 10 maglie basse e andiamo a cucire ovviamente il manico corrispondente come quell'altra parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. E adesso da capo, vedete, prendiamo il nostro manico, iniziamo dal primo punto basso e poi in quello seguente lavoriamo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Ed ecco, vedete che i manici combaciano. Adesso ovviamente come da quest'altra parte andiamo a lavorare i 15 punti centrali, quindi entrate in ogni maglia e lavoriamo 15 maglie basse. Ed ecco, adesso come abbiamo fatto anche dall'altra parte, vedete, andiamo a stendere il manico in questa maniera e andiamo a cucire i 5 punti per quest'altro manico.
3, 4 e l'ultimo 5. E adesso dovete proseguire lavorando maglia bassa fino al marcapunti. Quando arriviamo ovviamente al marcapunti, togliamo il nostro marcapunti, lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Ed ecco qui, come potete vedere abbiamo messo il manico alla stessa maniera da una parte e dall'altra. Adesso io andrò a fare un paio di giri di maglie basse, quindi semplicemente lavoro su ogni maglia bassa in questa maniera qui, vedete, semplici maglie basse su ogni maglia bassa. Quando arrivo al marcapunti lavoro una maglia bassa e rimetto il marcapunti. Io andrò a fare un paio di righe. Chiaramente vedete, quando arriviamo anche sul manico lavoriamo la maglia bassa. E così via. Quando arrivo al marcapunti taglio il mio filo e con un ago vado a chiudere la lavorazione. Io mi trovo in questa maniera qui, vedete, tolgo il mio marcapunti, salto un punto, entro al centro e all'interno della lavorazione in questa maniera qui. Andiamo a nascondere ovviamente tutti i nostri fili ed ecco che la nostra lavorazione è pronta. Eccola qui. Come sempre vi ringrazio di aver seguito il mio tutorial, vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.